Benvenuti nel canale di Takeshi Real Man, un canale per veri uomini. Oggi vi parlerò velocemente di Bastard. Ho avvertito la necessità di fare un video anche se affrettato, visto che nessuno ha parlato dell'uscita dell'adattamento animato targato Netflix di questo manga spettacolare. Si tratta di un fumetto scritto e disegnato dalla mente tanto geniale quanto depravata di Katsushi Hagiwara. Edito dalla Shueisha dal 1988, è tuttora, diciamo, in prosecuzione. Infatti, purtroppo Bastard fa parte di quei manga come Hunter x Hunter di cui probabilmente non leggeremo mai una fine. Allora, per quale motivo sono qui oggi a parlarvi di Bastard? Ebbene, come molti, io credo che la mancanza di un finale non possa penalizzare interamente un'opera, specialmente se si parla di qualcosa di memorabile come Bastard. Una storia fantasy che nessuno dovrebbe lasciarsi sfuggire, un manga che riesce ad essere epico e demenziale allo stesso tempo, un manga che riesce a infondere momenti di pura ignoranza e divertimento con i toni leggendari tipici del genere fantasy. Bastard non è un semplice fumetto, è divertimento allo stato puro, avventura, azione, pathos. È uno dei fumetti che ha fatto scuola e che restituisce quel dinamismo tipico dei giochi hack and slash, un fantasy eroico, un dark fantasy post-apocalittico. Per non parlare poi del protagonista, Dark Schneider, il cui nome è palesemente ispirato al cantante degli Udo, Dirk Schneider. Infatti il fumetto è pieno di riferimenti a band e cantanti metal come i Megadeth, gli Iron Maiden e i Black Sabbath. Non pensate di trovarvi di fronte a un banale fantasy stereotipato. A Bastard sicuramente non mancano gli elementi classici del genere, ma c'è molto di più, già a partire dai personaggi. Dark Schneider è sicuramente un protagonista memorabile. Egli stesso si autoproclama come il bellissimo super protagonista, lo stregone invincibile, lo stregone immortale. Sarà sempre pronto a rompere la quarta parete e a vantarsi della sua potenza e del suo carisma. Archesnei, un'elfa oscura dal triste passato, cresciuta e accudita nel bene e nel male da Dark Schneider, che oltre ad averle fatto da padre, l'ha proprio fatta, letteralmente. Gaara, un ninja forzuto che sembra essere interessato soltanto al combattimento, ma in realtà nasconde anche una parte buona che lo porta a proteggere i suoi compagni. Tiara Yoko, una ragazza volitiva e capricciosa, figlia del gran sacerdote, una bellissima purissima vergine al 100%, così descritta dal protagonista, ed è lei a risvegliare con appunto il bacio della vergine il potente stregone Dark Schneider, la cui personalità è infusa con quella di Rusi, il ragazzo nel cui corpo era stato sigillato Dark Schneider. Le vicende seguono le peripezie di questo personaggio dall'ego sconfinato e dalla libido indecente, il cui obiettivo è la conquista del mondo. Tuttavia incombe la minaccia della resurrezione del dio della distruzione, del dio del male Anslasax, un'altra citazione derivata dagli Anthrax. Bastard è anche una storia di vendetta, di lotte di potere, in un mondo simile a Dungeons and Dragons, un mondo distopico in cui le persone usano la magia per sopravvivere contro bestie feroci e mostri malvagi. Il mondo dovrebbe essere formato da 4 regni, ognuno dotato di un sigillo. Questi sigilli sono indispensabili per mantenere a bada Anslasax. Un dettaglio che mi preme specificare è che Bastard è stato pubblicato su Weekly Shonen Jump, quindi su una rivista shonen, poi su Jump Specials e infine su Ultra Jump, cambiando target in seinen. Difatti anche i toni si fanno più seri, impregnando l'opera di riferimenti religiosi e questioni morali. L'anime sta per arrivare su Netflix quest'estate, dovrebbe essere composto da 2 stagioni e da quel che è possibile constatare dalla live streaming che hanno fatto qualche giorno fa, hanno intenzione di ricoprire tutta la storia del manga. Questo video finisce qui, spero vi sia piaciuto, vi consiglio caldamente di recuperarvi il manga, ci sono varie edizioni, le migliori a mio parere sono quella della Planet Manga del 98 e la Complete Edition, anche se non so precisamente quest'ultima fino a che punto della storia arrivi. Grazie per aver guardato il video, ci vediamo nel prossimo, dove non so di cosa parlerò, ma lo farò.